Bentornati in questo nuovo video, bentornati sul mio canale. Allora oggi andremo a provare questi due affilatori diamantati comprati alla Lidl. Sono ovviamente marchiati il loro marchio che fa tutte le cose di fai da te, tutte le cose appunto dei fai da te, trapani, avvitatori, tutte queste cose qua, Parkside. Quindi ecco qua i due affilatori diamantati, uno vedete a coda e l'altro invece a barretta cilindrica. Andremo a provarli e vediamo se effettivamente costano poco, ma se effettivamente funzionano, oppure sono proprio delle ciofeche da buttare via. Vi faccio vedere la differenza anche con il tipo di grana che invece ha, per esempio, il Medikit per affilare della Lansky. Eccolo qua. Vedete che anche il Medikit ha questa codina diamantata che utilizzo per fare il filo a quei due coltelli serrated che ho, cioè quelli dentati per capirsi, e quindi si riesce ad affilare i serrati. Andiamo a vedere, in teoria anche con questo si dovrebbe poter fare, se anche però lo spessore vediamo è nettamente superiore, e con questo invece si dovrebbero fare le lame tranquillamente. Si rovineranno i coltelli? Funzioneranno? Chi lo sa? Proveremo con un paio di coltelli a vedere se funzionano. Tutto, apriamoli, cerchiamo di vedere la differenza tra un diamantato e l'altro, se hanno la stessa grana oppure se sono diversi anche di grana. Mi pare che per levigare scalpelli, lame dentellate, vediamo qua, scalpelli, lame dentellate o piegate, pratico supporto dell'asta con fissaggio vite a clip. Materiale impugnatura, carbonio con rivestimento, affilare lontano dal corpo, non adatto per lame in ceramica, conservare la confezione per eventuali chiarimenti. Vediamo nell'altra versione, quella cilindrica e non a coda di topo. Lato tondo per affilare le lame di coltelli, lato piatto per definire gli spigoli di vetri o piastrelle, con scanalatura per affilare ami da pesca e freccette, con asta estraibile per molatura, pratico sul supporto dell'asta con fissaggio vite a clip. Quindi abbiamo scoperto che questo addirittura ha un lato tondo e un lato piatto. Adesso lo apriamo perché dall'esterno si vede solo il lato tondo. E allora apriamo la nostra confezione e in effetti vedete che ha una scanalatura e qua abbiamo il lato tondo e qua abbiamo il lato piatto, quindi questo è multivalente, mentre questo abbiamo visto a coda di topo è semplicemente tutto a coda di topo. Sì, la grana è più grossa, ma non così grossa confronto a quella dell'Husky che andiamo a vedere. La grana, dopo lo spessore, diciamo che in punta sono, quello dell'Husky è ancora più piccolino, però anche qua qualche lavoretto si può fare, qualche coltello serrated. La grana è un po' più spessa di quella dell'Husky al tatto. Vediamo se sulle confezioni c'è scritto di che grana è. Parte delle confezioni c'è scritto il grit, quindi la grana del nostro abrasivo
posto sulle nostre barrette, quindi queste diamantate non si capisce quanto sia il grit. Qua ci fanno vedere come affilare gli ami da pesca, mentre su quella a coda di topo ci fanno vedere solo come passare, vedete come passarla su i coltelli, per esempio per il pane, e quindi può andare bene anche per i coltelli da cucina. Allora, entrambi possono essere svitati e quindi estratti per una certa lunghezza, vedete, fino all'estrazione completa. Diciamo che si possono poi fissare a una certa lunghezza, ma però la tenuta non è proprio così, vedete, solidissima, quindi io lascerei completamente. Poi se noi lo premiamo all'interno va anche a chiudersi per essere trasportato più facilmente, però io lascerei, diciamo, alla nostra, eccolo qua, lo stesso dicasi per questo, vedete, che può essere poi retratto. Possiamo anche estrarlo e inserirlo in maniera che il diamantato rimanga tutto all'interno del manico e fuori. Facciamo la prova. In caso di trasporto nel taschino, per capirsi, potete inserirlo così e con la comoda clip inserirlo nel taschino e non avere danni da abrasione da nessuna parte, come portare una semplice penna. Per farvi vedere nel particolare, questo è quello cilindrico che ha una parte piatta, quindi vediamo di affilare questa lama che era quando era intatto un Lion Steel M4, quindi vediamo di affilarla. Allora, il filo che si ottiene è molto ruvido, ma non eccessivamente, devo essere sincero, me lo aspettavo più ruvido, invece guardarlo bene non eccessivamente. Vediamo se però ha ottenuto il risultato che ci interessa. Ottenuto il risultato che ci interessa, direi sufficiente. No, dai, non ancora perfetto ma sufficiente. Allora adesso proviamo quello a coda di topo, che possiamo usarlo anche, oltre che per fare ovviamente i denti del coltello da pane o da cucina, possiamo usarlo anche per affilare. Vediamo se c'è differenza di grana o se succede qualcosa, visto che non c'è scritto niente nelle descrizioni. Al tatto la grana sembra simile. Allora procediamo. Allora, in questo caso anche la ruvidità mi pare rimanere identica, quindi non è per lame raffinate, ma è per, dopo bisogna passare su una grana più sottile, e la capacità di taglio mi pare rimasta identica. Proviamo invece con la diamantata dell'Husky per capire la differenza.
e la differenza c'è. La diamantata dell'Husky, per quanto più piccolina, però ha anche una grana inferiore, nel senso che resta un po' più sottile l'abrasione sul filo, e sicuramente il coltello taglia meglio. Facciamo un altro tentativo con, invece di usare l'M390 della Lion Steel M4, proviamo ovviamente questo di Pix Gear, che invece l'acciaio in Sleipner. Allora vediamo sempre prima quella cilindrica che ha la parte piana e iniziamo ad affilare. In questo caso questo Sleipner è stato trattato un po' più alto come HRC, di quello solito che usa la Lion Steel, perché vi ricordo che anche il DPX Gear è stato poi la lama prodotta dalla Lion Steel. Difatti vedete c'è la scritta Lion Steel Italia. Andiamo a mettere a fuoco, ma non riesce. Tentativo fallito di messa a fuoco. Allora proviamo se sì, come vedete la filatura tagliare taglia, ma non benissimo. Proviamo la coda di topo, che mi sembra che vada meglio. La coda di topo mi sembra, pur in questo essendoci scritto che va bene per i coltelli e questo solo per i serrated o per gli scalpelli, va meglio nell'utilizzo per una sgrossatura, una filatura grossolana, chiamiamola così. Ovviamente più lo si passa e più. Allora vediamo se abbiamo ottenuto, e già taglia meglio, vedete, già taglia meglio. Non siamo ancora, più di così non riesce a fare. Proviamo sempre con la diamantata dell'Husky. A volte lo si trova in offerta con pochi euro, 15, 20, 10, 8, 6 a seconda, ogni tanto fanno delle offerte anche su Amazon, e 9 euro, mi pare che l'ho visto spesso a 9 euro. Questi qua costano sui 4 euro, per cui di due sono 8 euro, vale la pena prendere il Husky a questo punto, che ha anche la parte in ceramica, la parte in pietra, la barretta in ceramica, e quindi è più congeniale da usare sul campo così in velocità. Proviamo sempre la coda diamantata. E già si vede che il filo è più lucido, meno, e anche il taglio vedete che è più profondo, taglia molto meglio. Sì. Quindi che dire, spenderli questi pochi euro per comprare una diamantata così alla Lidl? Ma se avete da sgrossare, oppure no, facciamo una prova, proviamo coltelli da cucina però, Abbiamo un coltello da cucina serrated, vi faccio vedere, voi dovete appoggiarlo, meglio se mi giro in questa maniera, e quindi passarlo dente per dente.
In questo caso è perfetto perché le dimensioni del serrated sono perfette, ma anche con la coda di topo basta usarla nella parte più larga taglierà la nostra carta? Lo sapremo subito. Sì, devo dire che riesce a tagliare la carta. Ovviamente, essendo un serrate, non aspettatevi il taglio fine, però riesce a tagliare anche la carta. Quindi per un coltello da pane, un coltello da cucina, per dare una sgrossata, se avete un coltello da campo che utilizzate nell'orto, un coltello insomma così, direi che forse vale anche la pena spendere i circa 3 euro e qualcosa che costa questo alla Lidl. Se no, se volete una cosa più rapida e più efficiente, prendetevi il Lasky, che vedete ha anche la possibilità poi di passare la lama in mezzo e quindi di rifinire anche meglio il filo e di renderlo più tagliente. Vedete? E di renderlo anche più tagliente. Ecco, insomma, abbiamo fatto questa prova, abbiamo visto che si spende poco ma si ottiene anche poco. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi qua nei commenti se vi è piaciuto, se volete che proviamo altre cosine che escono alla Lidl, ovviamente che servono per i coltelli. Devo aver preso anche un affilatore di quelli lì elettrici e già lì vi dico che ha una cantonata pazzesca, ma andremo a vederlo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, mi raccomando, aiutatemi a crescere nelle classifiche di YouTube. Ciao a tutti da Ermanno.